Uno degli aspetti più inquietanti di Shining è la struttura non lineare del tempo. Anche se la narrazione si sviluppa lungo un arco temporale relativamente breve, lo spettatore ha l'impressione di assistere a una storia che da un lato è sospesa fuori dal tempo, dall'altro unisce periodi lontanissimi. C'è una differenza fondamentale tra film e romanzo nella gestione del tempo. Mentre Stephen King racconta una lenta progressione, Kubrick costruisce un tempo sospeso, ciclico, dominato dalla ripetizione. Le didascalie che dovrebbero indicare il passaggio del tempo non danno dei veri riferimenti, ma al contrario accentuano l'incertezza, diventano stranianti. Il tempo non scorre in modo lineare, ma si muove con un ritmo che accelera progressivamente man mano che gli intervalli di tempo mostrati diventano più ridotti. In questo modo il film crea una dimensione onirica in cui le categorie tradizionali dello spazio e del tempo vengono sospese. La sensazione è quella di essere dentro un'allucinazione che via via si trasforma in un incubo. Le azioni si replicano, i dialoghi si rarefanno, i gesti si duplicano. La storia, più che fluire, si avvolge su se stessa. In questo contesto, il labirinto non è solo spaziale, come abbiamo visto nel primo video, ma anche temporale. È un circuito chiuso che porta a ripercorrere gli stessi luoghi in differenti epoche. La frase che Jack batte ossessivamente alla macchina da scrivere non è solo un segnale della sua follia, ma una figura retorica che rispecchia l'intero film. La ripetizione vuota, meccanica, apparentemente senza variazioni, è l'essenza stessa dello schema labirintico. Non c'è evoluzione, ma solo un ripercorrere a vuoto le stesse situazioni. Anche l'apparizione delle gemelle Grady è fondata sulla ripetizione, che diventa inquietante perché sospende il tempo e annulla la distanza temporale. Il montaggio partecipa a questa decostruzione del tempo. Kubrick opta spesso per transizioni brusche, cambi di scena che ci sorprendono. Gli eventi appaiono sospesi, fluttuanti, isolati. Infine, l'elemento ciclico è sottolineato dalla musica. I brani scelti, come il Dies Irae sui titoli di testa o le musiche atonali di Ligeti e Penderecki, non accompagnano l'azione ma la intrappolano in una serie senza progressione, con elementi spesso tronchi, interrotti bruscamente o sovrapposti a tagli di montaggio visivo netti. Basta osservare la complessità delle note di montaggio della colonna sonora per capire quanta attenzione è stata data al montaggio musicale. I suoni ritornano, si intersecano, non accompagnano lo sviluppo dell'azione ma lo frammentano, contribuendo alla sensazione di tempo circolare e bloccato che domina il film. In questo senso il montaggio partecipa attivamente alla costruzione del labirinto mentale. Non c'è progressione ma ripetizione ossessiva e ritorno. Questa idea del tempo che ritorna su se stesso non è nuova nel cinema di Kubrick. In 2001 Odissea nello spazio, ad esempio, il tempo si dispiega attraverso fasi successive che sembrano evolutive, ma che nella visione complessiva assumono anch'esse un carattere ciclico, dalla scimmia all'astronauta al feto stellare in un ciclo di nascita, morte e rinascita. Anche lì la percezione del tempo non è lineare ma simbolica. Il monolite, come l'Overlook Hotel, è un tutt'uno temporale, un punto fisso in cui passato, presente e futuro si toccano. In sintesi, il tempo in Shining è il tempo del trauma, del sogno, dell'incubo. Kubrick non racconta semplicemente una discesa nella follia, ma costruisce una trappola temporale dove il passato si ripete in eterno. Il labirinto, che è al centro dell'immaginario simbolico e tematico di Shining, è anche e forse soprattutto una tecnica cinematografica. Kubrick non si limita a raffigurare il labirinto, lo costruisce attraverso il linguaggio stesso del cinema. Come abbiamo visto nella prima parte del video, i movimenti di macchina, la disposizione spaziale delle inquadrature, gli obiettivi usati partecipano alla creazione di una struttura che intrappola lo spettatore insieme ai personaggi. Uno degli strumenti chiave in questa costruzione è la Steadicam, usata in modo innovativo da Kubrick grazie all'operatore Garrett Brown, che aveva inventato questo strumento pochi anni prima. In Shining, la Steadicam consente di muoversi fluidamente negli spazi mantenendo un punto di vista mobile ma inquadrato stabilmente. Il risultato è una sensazione ipnotica di fluttuazione, di uno sguardo che non appartiene a nessuno,
o per meglio dire che fluttua come un fantasma. Non c'è un punto di vista rassicurante, ma c'è una vicinanza perturbante. La sequenza del triciclo costruisce uno spazio tridimensionale immersivo che si chiude su se stesso, ma lo spettatore non se ne accorge razionalmente, avverte solo un'inquietudine crescente. La Steadicam permette di seguire l'azione da una posizione bassissima, qualcosa di mai visto prima di allora al cinema, e questo ci mette letteralmente nella stessa condizione vulnerabile di Danny. Come per le musiche, il sonoro interviene in questa costruzione spaziale. I rumori amplificati, come quello del triciclo che passa sui tappeti e sul pavimento, il riverbero dei suoni, i silenzi improvvisi e le esplosioni sonore, tutto concorre a disorientarci. Non sappiamo più da dove proviene il pericolo e questo ci mette nella stessa condizione psicologica dei personaggi. Lo spazio audiovisivo destabilizza il rapporto tra immagine e percezione. Kubrick lavora sul sonoro come su una presenza invisibile che precede l'immagine e spesso la contraddice, aumentando il grado di suspense. Anche l'uso delle soggettive è funzionale a questa costruzione. Quando i personaggi hanno delle visioni, Kubrick adotta spesso inquadrature frontali, centrali. Tutto è presentato come oggettivo e reale, ma il punto di vista è soggettivo. La macchina da presa oscilla continuamente tra realtà e allucinazione. Se Jack Torrance è il protagonista intrappolato e infine fagocitato dall'Overlook, Danny è il testimone psichico dell'intera vicenda. Nei suoi occhi si riflette il passato violento dell'hotel, ciò che è accaduto che è, nello stesso tempo, l'eco di un abuso vissuto in famiglia. Danny non è semplicemente un bambino, è la vittima di un trauma passato che sta per ripetersi in forma moltiplicata. Il bambino non parla molto e quando succede spesso lo fa attraverso Tony, l'amico immaginario. La voce di Tony è l'eco di questo trauma, dice delle verità che Danny non riesce ancora a elaborare. L'infanzia stessa è un labirinto, un territorio mentale in cui il linguaggio, l'identità e il trauma si incontrano e si confondono. Metaforicamente parlando, il padre dovrebbe essere colui che tiene per mano il figlio e lo guida fuori dal labirinto dell'infanzia. In Shining questa logica è rovesciata violentemente. Jack non insegna a Danny come sopravvivere, ma cerca di ucciderlo. Da guida il padre si trasforma in mostro. Jack è l'orco che cerca di divorare Pollicino. Vi ricordate l'allusione alla fiaba all'inizio con Wendy che parla delle briciole di pane? In questo senso Danny non è solo un testimone, è colui che, attraversando il labirinto dell'Overlook, fa rivedere i traumi passati. Il vero orrore di Shining non è solo nella vicenda, ma nel trauma inconscio che non cessa mai di far sentire la propria presenza. Premetto che quelle che io considero le scene più memorabili di Shining sono quasi tutte scene che non esistono nel romanzo, sono state ideate per il film ed è proprio la loro qualità visiva a renderle così indimenticabili. Della prima scena vi ho già parlato ed è quando Danny gira in triciclo fra i corridoi dell'albergo, con un movimento che anticipa l'inseguimento finale nel labirinto. Quando vediamo Danny muoversi attraverso i corridoi dell'hotel non siamo semplicemente degli spettatori, entriamo con lui nel labirinto, condividiamo la sua percezione grazie al punto di vista della Steadicam a pochi centimetri da terra, avvertiamo il pericolo che incombe su di lui. Poi c'è una scena tutta sulle spalle di Shelley Duvall che qui dimostra la sua bravura spesso sottovalutata. Wendy fa la terribile scoperta che le pagine scritte dal marito non sono altro che la ripetizione infinita della stessa frase. Nello Shining di Stephen King c'è qualcosa di simile, ma nel libro il testo scritto da Jack è uno sfogo confuso e minaccioso che mostra un deterioramento progressivo dello stato mentale dell'uomo. Nel film il colpo di scena è molto più brutale e violento per lo spettatore. Non c'è stato un degrado progressivo, ma capiamo che fin dall'arrivo all'hotel c'è una totale perdita di connessione con la realtà. Soprattutto, la scena ci porta a rivedere sotto una nuova luce tutte le altre scene in cui Jack era la macchina da scrivere e ciò destabilizza completamente quello che avevamo pensato di lui fino a quel momento, proprio come succede a Wendy. Subito dopo la sequenza continua con un'altra scena memorabile. Wendy che cerca di sfuggire al marito risalendo le scale e minacciandolo con la mazza da baseball del figlio.
La scena è variata rispetto al romanzo, nel quale lei lo ferisce con un coltello. Particolarmente riuscito il gioco di campo e controcampo fra la donna e Jack, in cui le scale enfatizzano la precarietà della condizione di Wendy di fronte alla violenza del marito. Quarta scena memorabile, l'assalto di Jack mentre la moglie, terrorizzata, cerca di mettersi in salvo col bambino. È, come molti di voi sapranno, una citazione del carretto fantasma di Sjöström. In entrambi i casi potremmo vedere questa scena come la rappresentazione simbolica di uno stupro. Bisogna aggiungere che se Wendy risulta così vera nel trasmettere la tensione, la paura che diventa un vero e proprio crollo emotivo, è perché queste sono le emozioni che Kubrick ha voluto provocare nell'attrice sul set del film, trattando Jack Nicholson da amico e grande attore ed invece emarginando e criticando costantemente Shelley Duvall. Una strategia psicologica molto efficace, ma allo stesso tempo molto cinica. A chi volesse approfondire quanto successo sul set fra Kubrick e Duvall, esperienza che è durata per quasi un anno di riprese con scene filmate decine se non centinaia di volte, consiglio il documentario del canale The Back Focus riportato in descrizione. Per ultimo il finale, in cui la Steadicam riprende Danny in fuga nel labirinto innevato. Di nuovo, come abbiamo visto nella prima parte del video, lo spazio deformato dalla ripresa grandangolare diventa claustrofobico, si amplifica, si distorce, isola le figure. È molto interessante, secondo me, cercare le opere che in qualche modo hanno anticipato Shining, anche al di fuori del genere horror. Non intendo riferirmi alla citazione di cui vi ho appena parlato, cioè le scene riprese dal carretto fantasma, vorrei invece parlare di opere che hanno in qualche modo anticipato e influenzato le tematiche espresse in Shining, come il concetto di luccicanza o dell'ambiente che influenza i personaggi fino a stravolgerne la condizione mentale. Il primo antecedente è letterario e vale sia per il film di Kubrick che per il romanzo di King. Mi riferisco al Giro di vita di Henry James e ovviamente alla sua trasposizione cinematografica più riuscita, Suspense, diretto da Jack Clayton nel 1961. Ci sono infatti affinità visive, tematiche e psicologiche. L'ambientazione isolata dal mondo e fuori dal tempo, l'ambiguità fra reale e soprannaturale, le visioni di una mente che si disgrega, l'uso dell'infanzia come specchio dell'orrore. Non voglio rivelare troppo della trama, a chi non l'avesse mai visto dico solo: se vi è piaciuto Shining, non potete non vedere Suspense. Al secondo posto, in ordine cronologico, Gli invasati di Robert Wise, tratto dall'Incubo di Hill House, un capolavoro del genere gotico sul quale penso non serva a dire nulla perché ben noto agli amanti dell'horror. Al terzo posto, in ordine cronologico, Repulsione di Roman Polanski, uno dei film che più hanno influenzato il modo di raccontare la dissociazione mentale al cinema. Anche qui, evitando gli spoiler per chi non l'avesse mai visto, posso dire che il finale di Repulsion è stato la fonte di ispirazione per il finale di Shining. Spesso si è detto che la carrellata finale è un omaggio al finale di Quarto Potere, ma a mio avviso il vero riferimento si trova nel film di Polanski. Il tema dell'ambiente che influisce sulla psiche dei personaggi ritorna spesso anche in letteratura. Pensiamo alla caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe. E sempre a proposito di edifici che rivelano di possedere un'anima, vorrei citare un film minore rispetto ai precedenti che però presenta una serie di affinità con Shining troppo evidenti per non essere rimarcate, e mi riferisco a Ballata macabra, con Oliver Reed e Karen Black, uscito nel 1976 per la regia di Dan Curtis. Qui c'è una famiglia che va ad abitare una vecchia villa, che come l'Overlook Hotel nasconde dei misteri e condizionerà i protagonisti psicologicamente. La coppia entra in crisi, il padre diventa progressivamente violento verso il figlio, i fantasmi ritornano dal passato e la villa alla fine usa le persone per i propri fini. Di nuovo la risoluzione dell'enigma arriverà da un carrello finale su delle fotografie. Infine non si può non ricordare Eraserhead del 1977, che era diventato in quegli anni un film di culto nell'ambiente newyorkese e che Kubrick non si limitava ad apprezzare. Durante la pre-produzione di Shining, Kubrick confidò a diverse persone che Eraserhead era il suo film preferito dell'epoca, tanto da richiedere che la troupe vedesse obbligatoriamente il film
perché voleva che Shining avesse lo stesso mood, la stessa atmosfera, un'esperienza di terrore viscerale, onirico e incessante. In sintesi, tutti questi film come Shining mettono in scena la fragilità psicologica dell'epoca contemporanea. E a questo proposito passiamo al prossimo capitolo. Al di là di essere una storia di fantasmi, Shining presenta diverse possibilità di interpretazione. Quella che io considero primaria è la tematica della follia individuale. Il film racconta la rapida disintegrazione psichica di Jack Torrance. L'Overlook funziona come catalizzatore di una fragilità preesistente alla quale segue il collasso dell'identità, l'emergere della violenza e la perdita del controllo sugli impulsi irrazionali. A tutto questo va aggiunto il tema dell'abuso e della dipendenza dall'alcol, ma anche dipendenza affettiva di Wendy nei confronti del marito, padre violento e autoritario, incapace di gestire il proprio ruolo. La violenza domestica è quindi un nucleo centrale del film che vede nella famiglia una fonte di trauma invece che una sicurezza. Un'altra interpretazione pone come centrale il tema della nascita dell'impero americano attraverso lo sterminio dei popoli indigeni. Uno dei punti chiave è la dichiarazione del direttore Ullman durante il colloquio iniziale. L'hotel sorge su un antico cimitero di nativi americani. Questo dettaglio stabilisce un parallelo diretto con la storia della fondazione degli Stati Uniti, costruiti sulla rimozione fisica e culturale delle popolazioni indigene. L'isolamento geografico dell'albergo, situato tra le montagne del Colorado e tagliato fuori dal mondo durante l'inverno, riflette la condizione di isolamento degli Stati Uniti. All'interno di questa struttura imponente, Kubrick inserisce indizi costanti. I tre protagonisti, Jack, Wendy e Danny, indossano frequentemente abiti nei colori rosso, bianco e blu, cioè i colori della bandiera statunitense. Inoltre l'hotel è disseminato di motivi decorativi ispirati alle popolazioni indigene. Le geometrie dei tappeti, i pannelli murali, le pitture alle pareti, tutto concorre a riecheggiare la cultura precedente a quella che ne ha preso il posto attraverso la sua colonizzazione e distruzione. I suoni stridenti della colonna sonora sono stati interpretati come un richiamo alle urla dei nativi vittime di sterminio. La violenza non è un evento portato dall'esterno, ma un elemento intrinseco alla struttura stessa, che si manifesta attraverso visioni di sangue e di morte che scaturiscono dalle pareti dell'hotel. Questa interpretazione si inserisce coerentemente nel percorso cinematografico di Kubrick, che ha esplorato la violenza come base del sistema sociale in diversi contesti. In Orizzonti di Gloria e Full Metal Jacket la violenza è legata all'apparato militare. In Arancia Meccanica è connessa alla devianza e al controllo statale. In Shining viene mostrata come il fondamento rimosso di una società ricca e isolata. Anche in Spartacus la gestione del potere nell'impero romano presenta dinamiche speculari a quelle di una superpotenza moderna, confermando l'interesse del regista per le strutture di dominio e la loro violenza intrinseca. Quello che è importante capire è che un film così complesso non può essere interpretato in modo univoco ed è anche questo che lo rende così stratificato ed interessante. Sul web sono fiorite negli anni molte ipotesi di interpretazione. Alcune sono simpaticamente comiche o assurde, per esempio che il film è un messaggio subliminale di Kubrick per dire agli spettatori che ha messo in scena un finto allunaggio in combutta con la NASA. In generale si isolano dei singoli momenti del film e si trascura tutto il resto per dare una chiave di lettura che spesso contraddice la stessa trama. Per esempio la teoria Wendy, secondo la quale in pratica l'unica persona pazza del film è Wendy e tutto ciò che vediamo in realtà è solo una proiezione della sua mente. Ora, a parte che questo tipo di interpretazioni sono facilmente confutabili, a parte che vanno contro decine di dichiarazioni dello stesso Kubrick, quello che è peggio è che queste interpretazioni a chiave dimostrano in realtà disprezzo per il film, lo riducono a un giochino, sono una scorciatoia per non voler impegnarsi ad analizzare le varie letture che il film può avere. Ecco, ne ho parlato per dire non fidatevi di questo tipo di interpretazioni, per questo e in generale per tutti i film. Una cosa su cui recentemente è stata fatta luce proprio da uno dei tecnici che hanno lavorato al montaggio del film
è la presenza o meno dei fantasmi. Da sempre ci si è domandato se nel film ci siano effettivamente dei fantasmi o se non siano piuttosto una proiezione della mente dei protagonisti. Il momento chiave è la scena in cui la porta del magazzino viene aperta per far uscire Jack. Kubrick sembra dirci che Grady apre la porta, ma noi non lo vediamo, sentiamo solo la sua voce. E allora è nata una serie di ipotesi su Jack che in realtà riesce a liberarsi da solo, su Danny che libera il padre, eccetera. Tempo fa un tecnico che aveva lavorato nel film come assistente al montaggio, Gordon Stainforth, commentando un video su YouTube che analizza il film, ha rivelato che in origine era stata filmata proprio una inquadratura di Grady che apre la porta e libera Jack. In fase di montaggio poi Kubrick decise di eliminare quelle immagini e tenere solo l'audio della serratura che viene aperta, in modo da dare totale ambiguità al film. Questa rivelazione, dopo oltre 40 anni, spazza via tutte le teorie basate sul fatto che Kubrick abbia voluto intendere i fantasmi solo come proiezioni della mente dei protagonisti. In Shining i fantasmi sono ben presenti, ma il film non vuole essere una semplice ghost story. Kubrick ha voluto lasciare noi spettatori nel massimo di ambiguità e di incertezza fino alla fine. E veniamo a quello che è uno dei finali più enigmatici e discussi della storia del cinema. La macchina da presa compie una lenta e inesorabile carrellata all'interno dell'hotel. L'obiettivo si ferma su una parete di fotografie d'epoca, stringendo infine sull'immagine di una festa da ballo datata 4 luglio 1921. Facciamo chiarezza prima di tutto sull'origine della foto, che è stata per anni avvolta nel mistero. Si sapeva solo da una dichiarazione di Kubrick che non era stata creata appositamente per il film, ma si trattava di una foto reale degli anni '20. Nessuno però sapeva da dove la foto arrivasse. A un certo punto, a metà degli anni '80, la foto originale e la versione modificata per il film erano apparse su un libro di fotografia in un capitolo dedicato al fotoritocco, ma questo fatto era passato inosservato. Dopo molte ricerche negli archivi della casa di produzione, questo mistero è stato svelato completamente solo nel 2025. La foto originale ritrae una festa di San Valentino del 1921 al Royal Palace Hotel di Londra. Il personaggio in prima fila che presta il suo corpo a Jack Nicholson era un ballerino che sarebbe diventato noto col nome d'arte di Santos Casani. Ma torniamo al film e al significato della foto. Kubrick stesso ha affermato che la foto suggerisce che Jack sia la reincarnazione di un precedente dipendente dell'hotel. Ma ciò non ha impedito di ipotizzare varie teorie sull'hotel che assorbe Jack Torrance dopo la sua morte. La posa di Jack ha fatto ipotizzare ulteriori interpretazioni perché è la stessa posa con cui veniva raffigurato il Bafometto, che nei testi ottocenteschi dell'occultismo è una raffigurazione di Satana o un demone infernale. Resta solo una domanda: perché proprio il 4 luglio, la festa nazionale degli Stati Uniti, qui è usata in senso ironico? Se vogliamo, possiamo vederla come una conferma che il film parla degli USA come nazione nata dal massacro dei nativi americani. Un particolare non molto noto è che nel finale del film, prima che apparisse questa foto, subito dopo l'immagine di Jack morto assiderato, Kubrick aveva inserito originariamente un'altra sequenza di circa 2 minuti. La scena si svolgeva in un ospedale. Il signor Ullman, che avevamo visto solo all'inizio del film durante il colloquio, va a trovare Wendy e Danny ricoverati dopo essere fuggiti dall'hotel. Ullman dice alla donna che non c'è traccia di tutti i fatti che ha raccontato, dei fantasmi o di eventi soprannaturali, e dopo averla salutata va a trovare Danny e gli dà la pallina da tennis che abbiamo visto durante il film, facendoci capire che Ullman sappia tutto dell'hotel e che si sia servito di Jack. Dato che, secondo Kubrick, questa scena spiegava troppo, dopo il primo weekend di anteprime fece tagliare la sequenza da tutte le copie del film e da allora rimangono solo alcune foto di scena a testimoniare la sua esistenza. Con Shining, Stanley Kubrick ha costruito un racconto filmico che non solo utilizza, ma incarna la struttura del labirinto, una forma chiusa, simmetrica, molteplice in cui perdiamo i riferimenti spaziali e temporali. Il film ci invita a smettere di pensare in termini binari, realtà e allucinazione, passato e presente, interno ed esterno. Shining dissolve queste opposizioni nella sua architettura visiva e narrativa. L'essenza labirintica di Shining non è una trovata o un effetto stilistico,
è il cuore stesso della poetica kubrickiana. Una poetica fatta di complessità, di discontinuità, di ambiguità. Come già abbiamo visto per 2001, anche in Shining lo spettatore non è guidato attraverso una storia a lieto fine o in una costruzione narrativa rassicurante. Kubrick non ci propone un racconto interpretabile univocamente, ma propone un'esperienza mentale, ci porta in uno spazio psichico e ci chiede di confrontarci con la sua instabilità. L'ambiguità del labirinto è l'emblema di una verità che non può essere determinata in modo unico, ma solo interpretata secondo più punti di vista. Shining è un enigma irrisolvibile, lo specchio di una mente malata. È un racconto che si nutre di memorie, di fantasmi, di storie che si ripetono e si intersecano. Jack, Danny, Wendy, i fantasmi, tutti sono risucchiati in questa struttura che riflette i traumi, le paure, i desideri, le colpe. Il finale del film, con la fotografia della festa del 4 luglio 1921, non spiega nulla. È il suggello del labirinto, il punto in cui tutte le linee temporali convergono, lasciandoci con il dubbio. Jack era la reincarnazione di un vecchio dipendente dell'albergo o al contrario solo dopo la morte è stato assorbito in un certo punto del passato fra le memorie dell'hotel? È una domanda alla quale non c'è risposta. Shining resta un punto di riferimento per la sua capacità di tenere insieme significato e forma, narrazione e tecnica, immaginario e costruzione visiva. In definitiva, è un film sul potere disorientante della follia e sulla imprevedibilità della psiche umana. È un'opera che ci chiede di accettare l'idea che la psiche non sia lineare, né trasparente, né innocente, ma una costruzione instabile, piena di zone oscure che può sia produrre il bene, sia generare il male. Grazie per essere arrivati fino a qui. Vi invito a lasciare i vostri commenti e iscrivervi se non l'avete ancora fatto e vi do appuntamento per il prossimo grande classico del cinema. Un saluto da Andrea.